Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. In questo tutorial vi farò vedere come realizzare un capo che ultimamente ha fatto il giro del web perché è stato indossato da una delle più famose influencer italiane, ovvero Chiara Ferragni. È un capo di una nota casa di moda al quale io mi rifarò con dei dettagli riconoscibili, ma al quale aggiungerò delle interpretazioni personali proprio per non fare una copia di questo capo. Mi piace comunque anche quando realizzo dei capi che si ispirano a dei modelli famosi, reinterpretarli e lavorarli in modo che ci sia un'impronta personale, ed è quello che condividerò con voi. Per realizzarlo ho utilizzato questi 4 colori che sono il bianco, il giallo arancio, questo fucsia diciamo un po' speziato e questo verdone. Allora, per quanto riguarda questi due colori, il bianco e il giallo arancio, ne serviranno pochi grammi. Per quanto riguarda invece questi altri due colori, vi saprò dire alla fine del tutorial quanti ne ho utilizzati, perché in questo momento il capo lo sto realizzando insieme a voi, quindi non ho un valore di riferimento. A questo punto direi di iniziare e la prima cosa che faccio è farvi vedere la prima coppa che io ho già realizzato utilizzando appunto questo fucsia e il verdone. Vedete, io ho alternato questi due colori realizzando questo effetto che secondo me è un effetto cromatico molto gradevole. Ho realizzato la coppa classica che avete visto anche in altri progetti che ho fatto quest'estate, e poi ho aggiunto anche una parte del corpetto posteriore al quale poi si riaggancerà la fascia riconoscibile, appunto, che vedremo poi più avanti. Direi a questo punto di iniziare. Quindi io ho lavorato il tutto con un uncinetto del numero 3, serviranno anche un paio di forbici e naturalmente un ago da lana per poi nascondere i fili di lavorazione. Avviamo il nostro progetto facendo 24 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 24. A partire dalla quarta catenella lavoriamo maglie alte su ogni catenella che troviamo a disposizione. Ne lavoriamo 21 e poi alla fine andremo a lavorare nell'ultima catenella disponibile 3 catenelle, una maglia alta e altre 3 catenelle, ma adesso lo vedremo quando ci arriveremo. Intanto io sto proseguendo facendo una maglia alta per ogni catenella sottostante fino alla penultima, come vi dicevo, perché nell'ultima dovremo lavorare l'aumento e la parte di curvatura della coppa. Ecco qua, siamo quasi alla fine. Ci stiamo per arrivare, ancora pochi punti, lo facciamo insieme. Allora, qui abbiamo il penultimo punto e poi, come vi dicevo, questo è l'ultimo punto e in questo punto andremo a lavorare 1 2 e 3 maglie alte, poi facciamo una catenella di separazione e ancora 1 2 e 3 maglie alte. Il lavoro, come vedete, si gira da solo, quindi praticamente adesso quello che dobbiamo fare è fare il giro di ritorno utilizzando gli stessi punti dell'andata, soltanto dall'altra parte. Quindi mi infilo nuovamente nella catenella dall'altra parte e faccio una maglia alta per ogni catenella iniziale. Vedete, entro nella solina così, scusate, ho preso i due fili, ne voglio prendere soltanto uno, entro nella solina, faccio il mio punto alto, entro ancora nella solina successiva, faccio il mio punto alto fino alla fine del giro.
Cosa succede alla fine del giro? Dobbiamo alternare i colori, quindi io taglierò il filo e inizierò con il verde. Arriviamo insieme alla fine del giro. Questo lavoro, diciamo questa doppia lavorazione, la farò per 10 giri. Adesso vediamo un attimo insieme. Quindi questo si considera come il primo giro, è un giro di andata e ritorno sulla catenella, ma poi appunto lavoreremo intorno a questa lavorazione. Mi raccomando, fatelo, io lo faccio sempre, contate i punti in modo che vengano perfettamente uguali da una parte e dall'altra, perché è un attimo che scappa un punto. Io infatti adesso li conterò con voi e vediamo se mi devo preoccupare di qualcosa. Allora ne abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ecco, abbiamo 24 punti all'andata e 24 punti al ritorno. A questo punto cosa faccio? Io faccio una catenella e taglio il filo. Così. Vedete? Iniziamo col verde. Un po' indisciplinato questo verde. Faccio il nodino sull'uncinetto, giro il lavoro perché lo inizieremo dall'altra parte, giro il lavoro e inizio sulla prima maglia disponibile facendo una maglia bassa e 2 catenelle. Guarda, rivediamolo insieme perché non ero a favore di telecamera. Quindi rifacciamo il nodino, poi ci infiliamo nel primo punto disponibile, qua così, facciamo una maglia bassa e poi facciamo una e 2 catenelle. Allora io questi fili li lascio qua volanti e vado avanti facendo una maglia alta per ogni maglia alta del giro sottostante fino ad arrivare all'aumento che vi farò vedere. Vi farò vedere soltanto questo giro fino all'aumento perché poi sostanzialmente tutti gli altri giri saranno uguali, quindi non avremo la necessità di vedere il dettaglio. Vi spiego soltanto la logica in modo che lo possiate fare per tutti i 10 giri, poi vedremo la seconda coppa finita. Ecco qua. Come vedete sto proseguendo fino ad arrivare alla catenella di separazione che avevamo fatto facendo punto su punto sui punti del giro sottostante, quindi niente di particolarmente complesso fino a questo punto. Ecco qua, e siamo arrivati all'ultimo punto. Adesso qui, come vedete, abbiamo la catenella di separazione, quindi entro dentro, faccio una e 2 maglie alte, scusate, faccio ancora una catenella e poi faccio 2 maglie alte, una e 2, e mi ritrovo sull'altro lato del lavoro dove continuo a lavorare a punto su punto fino alla fine del giro, così semplicemente, sempre tutte maglie alte. Quindi questo lavoro qua io lo ripeto per altri 8 giri, quindi a parte questo farò altri 8 giri e dopodiché potrò finire la coppa. Allora io vado avanti con il lavoro e ci vediamo alla fine. Eccomi arrivata alla fine del mio 10° giro. Come vedete io ho finito la coppa
alcuni fili vanno poi sistemati e rientrati, e a questo punto sono pronta per fare la rifinitura con gli archetti, che mi servirà anche per attaccarla all'altra coppa. Quindi io cosa faccio? Prendo il lavoro e inizio, anziché iniziare da dove ho finito, inizio dalla parte da dove ho cominciato, perché sostanzialmente devono essere dallo stesso verso le due coppe. Allora faccio il mio solito nodino, entro nella terza catenella, nella seconda catenella iniziale, scusate, nella seconda catenella iniziale, e faccio una maglia bassa. Dopodiché faccio una maglia bassa, prendo l'altra coppa, vedete, e quindi entro nell'archetto con una maglia bassa, faccio una catenella e ritorno saltando una e due maglie di base nella coppa che sto lavorando. Quindi faccio ancora una catenella, vado nell'archetto dell'altra coppa, una catenella, salto una e due maglie di base e nella terza faccio ancora la maglia bassa, catenella, maglia bassa nell'altra coppa, e questo è il lavoro che viene fuori. Guardate, vedete, questo è il lavoro che sostanzialmente viene fuori facendo questo tipo di intervento. Allora lo facciamo per altri due archetti e poi proseguiamo separatamente. Allora facciamo una catenella, poi saltiamo una e due maglie, nella terza facciamo un punto basso, una catenella, un punto basso nell'altro archetto, una catenella, saltiamo una e due maglie, nella terza facciamo una maglia bassa e così abbiamo unito le due coppe. Io direi di mantenermi a questa altezza perché mi sembra che sia abbastanza. No, ne faccio un'altra, ancora un'altra, faccio ancora un'altra, quindi fatta la catenella mi ricongiungo, faccio un'altra catenella, vado dall'altra parte, salto 1 2, nella terza faccio una maglia bassa, 1 2 e 3 catenelle. Adesso posso proseguire separatamente sempre saltando 2 maglie di base e 3, salto 2 maglie di base e vado avanti, 1 2 e 3, salto 2 maglie di base e vado avanti. Va da sé che da questa parte praticamente quando ho fatto gli archetti li ho lavorati tutti come li sto lavorando adesso, come vedete che li sto lavorando adesso, perché chiaramente essendo, diciamo, non essendoci ancora nulla a cui unirla, li ho potuti lavorare separatamente. 1 2 e 3, saltiamo 2 maglie di base, nella terza facciamo una maglia bassa, 1 2 3, 1 2 3, nella terza una maglia bassa, 1 2 e 3 catenelle, 1 2 3, nella terza una maglia bassa, 1 2 e 3 catenelle, 1 2, nella terza una maglia bassa, 2 3, 2 3, 1 2 3, e qua la maglia bassa la facciamo al centro dell'archetto dove c'è la catenella. Poi rifacciamo, scusate è caduto il mouse, rifacciamo un altro punto basso, 3 catenelle, un punto basso, e poi ripartiamo saltando 2 catenelle e passando dall'altra parte, 2 e 3, saltiamo 2 maglie di base, 1 2 3 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e andiamo avanti, 1 2 e 3 catenelle, 1 2, nella terza facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, 1 2, nella terza una maglia bassa, 3 catenelle, nella terza una maglia bassa, fino a che saremmo arrivati quasi alla fine, perché alla fine dovremo lavorare anche da questa parte, la parte posteriore del corpetto. 1 2 3, 2 e 3, 2 e 3, 1 2 e 3, 2 e 3, 1 2 e 3, 1 2
e 3, 4, 6, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2. Allora a questo punto io ho fatto una maglia bassa, poi faccio 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2, 3, 4, 5, 6 e una 7. E quindi io ho finito il giro con 7 maglie alte, quindi la prima è stata sostituita da un punto basso e 2 catenelle e poi sono andata avanti facendo punto su punto altre 6 maglie alte. Faccio 1, 2 e 3 catenelle, giro il lavoro e lavoro soltanto sulle 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2 e 3 e rifaccio la stessa cosa. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete? E quindi in questo modo io sto replicando quello che c'era dall'altra parte, che era praticamente la parte del corpetto posteriore. Faccio questo per 21 giri, poi ci rivediamo alla fine per la rifinitura della parte del corpetto. Allora, io ho terminato la fascia posteriore, ecco qua, vedete? Quindi adesso ho entrambe le fasce posteriori. A questo punto cosa devo fare? Devo contornare tutta la parte inferiore del corpetto con il punto alto, quindi adesso quello che vi consiglio di fare è iniziare magari a fare questo lavoro, vedere quanti sono i punti e poi decidere in base ai punti che sono, eventualmente poi aggiustandoli, di preparare il numero di quadratini che sono necessari per fare poi la fascia sottoseno. Allora adesso vi spiego meglio. 3, facciamo 3 catenelle, poi facciamo una maglia alta nella prima riga di maglie alte, quindi tra le 3 catenelle e la maglia alta abbiamo 2 maglie alte. In ogni maglia successiva facciamo 2 maglie alte, quindi per ogni maglia alta del giro sottostante dobbiamo fare 2 maglie alte in orizzontale, quindi per ogni maglia alta in verticale dobbiamo fare 2 maglie alte in orizzontale. In questo caso, nel mio caso, io ho fatto 14 quadretti, quindi devo avere 168 maglie, quindi devo stare attenta che alla fine della mia lavorazione questo numero di maglie corrisponda a 168, perché poi dovrò unirle con la fascia. Quindi vi consiglio di fare il conto. Adesso vi faccio vedere, vi anticipo com'è il quadratino. Il quadratino è questo sostanzialmente, vedete? Questo qua è il quadratino che serve per fare la fascia. Ho una fila di quadratini, in questo caso appunto ho contato 12 maglie per ogni quadratino, che moltiplicato per 14 fanno 168, quindi mi servono 168 maglie alte anche qui, perché poi dovrò unirlo punto su punto per poi congiungerlo, diciamo, durante la lavorazione. Allora a questo punto appunto vi dicevo 2, 4, 6, 8, 9 e 10, giusto per farvi vedere un po', 11 e 12, 13 e 14, 15 e 16. Vedete, in ogni maglia verticale io faccio 2 maglie orizzontali. Oddio, in questo caso qua sono maglie orizzontali e faccio le maglie verticali, però vabbè, insomma, avete capito il concetto. Per ogni maglia che trovo del giro sottostante, maglia alta,
quindi per ogni bastoncino, diciamo, chiamiamolo così, devo fare 2 maglie alte. Arrivata a questo punto io proseguo autonomamente e ci vediamo alla fine di questo giro, perché poi dovremo fare un giro a punto granny. Questo è il risultato, ci vediamo alla fine del giro. Allora, finito questo giro io metto da parte il pezzo, perché adesso devo lavorare. Vedete, questa è la rifinitura. Allora, questa è la parte dritta, questa è la parte rovescio. Facciamo passare il filo così. Quindi questa è la rifinitura del pezzo, vedete? Quindi adesso io devo fare una riga di granny per poi unirla alla striscia, quindi sostanzialmente adesso ci tocca lavorare la striscia. Come facciamo? Iniziamo subito. Mettiamo da parte questo, come vi dicevo, e partiamo direttamente con il colore giallo arancio. Con il giallo arancio avviamo un quadrato granny tradizionale. Allora, prendo il filo, faccio il cappio, 1 2 3 4 e 5 catenelle. 5 catenelle le unisco con una maglia bassissima, così. Poi faccio 1 2 e 3 catenelle e poi nel cerchio lavoro 1 e 2 maglie alte, scusate, 2 maglie alte, 2 catenelle e ancora 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e adesso l'ultimo gruppo di 3 maglie alte. Naturalmente nel primo gruppo di 3 maglie alte la prima maglia alta è stata sostituita dalle 3 catenelle, come avviene di consueto per qualsiasi inizio di giro. Adesso facciamo 2 catenelle, ci infiliamo nella terza catenella iniziale, facciamo una maglia bassissima e camminiamo, io lo faccio per sicurezza più che altro, fino con i punti bassissimi fino al primo gruppo di 2 catenelle. Tagliamo il filo. E cambiamo colore. Prendiamo il bianco. E facciamo ancora il cappietto sull'uncinetto, così. Dopodiché ci posizioniamo nell'archetto precedente, quello in cui abbiamo chiuso il giro, almeno io faccio sempre così, e facciamo una maglia bassa, 1 e 2 catenelle, e questo sostituisce la prima maglia alta. Come vedete io ho preso la codina in modo che possa lavorarla sotto le altre 2 maglie alte, poi 2 catenelle e ancora 2 maglie alte, quindi in ogni angolo lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Vedete, in questo caso ho lavorato anche la codina, per cui non me ne devo più preoccupare, la posso tagliare poi successivamente. Faccio una catenella di separazione e mi sposto nell'angolo successivo, dove ho la codina del giro precedente, che appunto inglobo anche questa nella lavorazione, e faccio ancora 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 3 maglie alte, 1 2 e 3, una catenella, poi mi sposto nell'angolo successivo e faccio ancora 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 e 3, catenella di separazione, ultimo angolo, facciamo ancora 1 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e ancora 1 2 e 3 maglie alte,
una catenella, mi ricongiungo alla terza catenella del giro quindi iniziale del giro, cammino sempre con i punti bassissimi e arrivo nell'archetto di 2 catenelle, taglio il lavoro, faccio una catenella sempre per sicurezza io così, e taglio il lavoro, ecco qua. E questo è il secondo giro del nostro fiorellino granny. Adesso prendiamo il verde, con il verde facciamo sempre il solito cappietto e io entro nella catenella di separazione che abbiamo fatto nel giro sottostante e faccio sempre una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Sempre nello stesso buco faccio 3 maglie alte, scusate, altre 2 maglie alte, quindi le 2 catenelle, la maglia bassa e le 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, altre 2 maglie alte, poi faccio una maglia di separazione e mi sposto nell'angolino dove rifarò un angolo, 2 e 3, e l'angolo è sempre composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, qualsiasi sia il colore è sempre lo stesso, 2 e 3, catenella di separazione, nello spazio successivo faccio 3 maglie alte, 2 e 3, nello spazio catenella di separazione sono arrivata all'altro angolo dove faccio 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, catenella di separazione e facciamo ancora 1, 2 e 3 maglie alte, ancora una catenella di separazione, arriviamo all'altro angolo. In quest'angolo ci sarà una variante perché io faccio le prime 3 maglie alte, dopodiché prendo il resto della striscia, così vi faccio vedere come si unisce agli altri quadratini che ho già fatto. Allora, lo metto, vedete, rovescio contro rovescio, quindi ho fatto il mio mezzo angolo, posiziono rovescio contro rovescio, prendo il filo ed entro nell'angolo del quadratino che fa già parte della striscia e faccio una maglia bassa, vedete, così le unite. Torno nel quadratino in lavorazione e faccio 1, 2 e 3 maglie alte, torno nell'altro quadratino, entro nello spazio e faccio una maglia bassa, un po' come abbiamo fatto con gli archetti prima, quindi torno nel mio quadratino in lavorazione, faccio 1, 2 e 3 maglie alte, torno in quello già terminato e faccio una maglia bassa nello spazio successivo, torno nel mio angolo, faccio il primo mezzo angolo così come avevo fatto prima, 1, 2 e 3, vado nell'altro angolo, faccio una maglia bassa, ritorno nel mio angolo, 1, 2 e 3, catenella di separazione, mi ricongiungo alla terza catenella iniziale, cammino con i punti bassissimi fino allo spazio successivo, faccio la catenella e stacco il filo. E così ho finito la mia striscia. Come vi dicevo, questa striscia è composta da 14 motivi di questo, diciamo da 14 quadratini granny fatti con questo motivo a fiore, che adesso dovremo andare a unire al nostro corpetto. Vedete? Non so se si riesce a vedere bene, sì, così si dovrebbe vedere bene. Dobbiamo unirle al nostro corpetto. Come facciamo adesso? Semplicemente riprendiamo il nostro corpetto dove avevamo lasciato,
1, 2 e 3 catenelle, ecco, giro così, anzi lo metto così, così vado inglobando anche, anzi scusate, devo decidere come metterlo perché da una parte ci sono i fili, ecco, da questa parte. Quindi faccio le mie 3 catenelle, dopodiché faccio una maglia bassa nell'angolino della striscia, poi salto 1, 2 e 3 maglie di base, 1, 2 e 3, nella quarta faccio una, 2 e 3 maglie alte, sempre nella stessa maglia, poi mi sposto dall'altra parte e nello spazio faccio un punto basso, quindi sostanzialmente faccio quello che ho fatto per unire il quadratino. 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta faccio una, 2 e 3 maglie alte, vado nella striscia e mi unisco con una maglia bassa. Vedete come viene l'unione? Viene unito praticamente con una riga granny, così, molto semplicemente. Quindi a questo punto io vi faccio vedere ancora un paio di passaggi, magari più da vicino, in modo che riusciate a vedere bene come funziona, come vi spiegavo. Allora faccio 1, 2 e 3, salto, nella quarta faccio 1, 2 e 3 maglie alte, poi vado nel mezzo dei due quadratini e faccio un punto basso, ancora 1, 2, 3 maglie di base, faccio una, 2 e 3 maglie alte, poi metto un punto basso nella striscia, 1, 2, 3 maglie di base, 1, 2 e 3, una maglia bassa nella striscia, e così vado avanti per tutto il pezzo. Come vedete, a questo punto io vado avanti e poi ci vediamo quando avrò finito la congiunzione dei motivi. Riuscissi a staccare. Ho terminato l'unione della striscia con la parte diciamo del corpetto, quindi la parte formata delle coppe del corpetto, quindi adesso sono pronta a lavorare sulla parte inferiore. Come facciamo? Io mi giro sul rovescio del lavoro, anzi iniziamo dal dritto, scusate. Allora, stavo lavorando, non so se vi siete accorti, stavo lavorando con un altro colore, ma ho dovuto fare delle prove, quindi sono andata un po' avanti con l'altro pezzo, per cui ne ho iniziato un altro, di un altro colore, per farvi vedere come realizzare la parte inferiore del corpetto. Tra l'altro, come al solito mio, ho anche operato delle varianti perché non sono mai contenta del primo risultato e quindi ho preferito poi lavorare sulla variante. Allora, faccio il mio solito cappietto. Inizio da un angolino, entro nello spazio delle 2 catenelle dell'angolo e faccio 1, 2 e 3 catenelle. Dopo aver fatto un punto basso, il solito punto basso, faccio 3 catenelle, poi prendo il filo, la codina, e la lavoro insieme. Quindi cosa abbiamo fatto qua? Ho fatto il punto basso e le 2 catenelle, aspettate che così si vede meglio. Allora, ho fatto il punto basso e le 2 catenelle che costituiscono il primo punto alto, più una catenella ulteriore che costituisce quella di separazione dall'altra maglia alta. Quindi poi ho fatto una maglia alta e mi sposto direttamente nell'altro spazio, dove faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella
e una maglia alta. Senza fare catenelle di separazione mi sposto nell'altro spazio e faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Come vedete ho inglobato anche la codina del giro precedente, quindi in questo modo nascondo i fili di lavorazione. Poi eventualmente, se dovesse essere necessario, si prosegue anche con l'ago. Adesso mi sposto nel punto di unione tra le due mattonelle e dentro nello spazietto dove faccio ancora una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E così proseguo per tutto il giro. Facciamone ancora un paio, poi io proseguo fino alla fine, perché questo poi sarà il giro in cui uniremo le due parti e vi farò vedere come fare ad unire le due parti per renderlo proprio un vestitino chiuso. Quindi nella parte superiore avremo un'apertura che poi chiuderemo con delle stringhe, mentre nella parte inferiore lavoreremo in tondo per avere proprio la forma di un vestitino. Io sto lavorando sempre con l'uncinetto del numero 3, ve lo dico perché più avanti cambieremo uncinetto e lavoreremo con un 3,5, scusate. Allora, andiamo sempre nello spazio tra le due mattonelle e facciamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Ci spostiamo ancora e facciamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Adesso io sospendo, ci vediamo alla fine del giro, così vi faccio vedere come unire le due parti. Arrivata alla fine del giro, sull'ultimo spazio faccio una maglia alta, quindi ho fatto degli archetti di una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta su ognuno degli archetti del giro sottostante, quindi su ognuno degli spazi del giro sottostante, e poi ho terminato con una maglia alta. A questo punto prendo il pezzo, lo chiudo e mi ricongiungo alla terza catenella di avvio. Vi ricordate che avevamo fatto 3 catenelle, avevamo fatto un punto basso e 2 catenelle che sostituivano il primo punto alto, e poi avevamo fatto un'altra catenella che era quella di separazione. Quindi io alla seconda catenella mi ricongiungo, dopodiché cammino con 2 punti bassissimi per arrivare al centro del primo, al centro, diciamo, nello spazio tra i primi 2 ventaglietti, vedete? Quindi qua c'è un ventaglietto, qua c'è un altro, nello spazio io mi posiziono e faccio e riparto con 1, 2 e 3 e 4 catenelle, 4 catenelle, un punto alto, una catenella e un punto alto. Quindi va da sé che le prime 3 catenelle sono la prima maglia alta, poi c'è una quarta catenella che costituisce quella di separazione e poi dopo ricomincio a fare il mio ventaglietto. Lo rifaccio per tutti i ventaglietti del giro, quindi nello spazio tra i 2 ventaglietti del giro sottostante io vado a creare dei nuovi ventaglietti, vedete? In questo spazio tra un ventaglietto e l'altro io lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta e una catenella, e così proseguo per tutto il giro. Ne facciamo ancora un paio insieme e poi proseguo in autonomia. Questo è il risultato, quindi questi ventaglietti del giro successivo si vanno a incastrare tra i 2 ventaglietti del giro sottostante. Perché non ho fatto i ventaglietti pieni? Perché avevo già fatto una prova, come vi dicevo, e veniva un lavoro troppo pesante, troppo massiccio, per cui se vogliamo fare una cosa un po' più ariosa, un po' più leggera, utilizziamo questi ventaglietti qua, che risultano comunque abbastanza pieni, ma senza risultare troppo pesanti. Poi ovviamente, se voi lo desiderate, sostituite le 2 catenelle con 2 maglie alte, in questo modo che vi faccio vedere. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi, in base all'uso che dovete fare di questo vestitino, se avete la necessità di creare quindi di diminuire la trasparenza nella zona dei fianchi e dell'inguine, a questo punto potete lavorare delle righe fatte in questo modo, quindi sostituendole a quelle di ventaglietti uno sì uno no,
nella fascia che volete rendere meno trasparente. Quindi queste sono eventualmente delle varianti che potete attuare. A me piace lavorarlo così, anche perché, come vi dicevo, io ho fatto la prova e non è molto trasparente. Poi con un intimo in tinta oppure color carne comunque il vestito risulta abbastanza coprente. Allora, io adesso arrivo alla fine del giro e faccio un terzo giro, perché la mia sequenza sarà 3 giri di un colore e 3 giri di un altro. Ci vediamo poi al cambio colore. Come vedete ho finito anche il secondo colore. Perché l'ho fatto? Perché è un colore scuro e quindi non si sarebbe visto molto bene, diciamo, la lavorazione, per cui vi faccio vedere i passaggi fondamentali direttamente con il colore più chiaro. Nel contempo, dopo aver fatto queste due righe questi due motivi con due colori diversi, quindi 3 righe con il color nocciola e 3 righe con il color marrone, diciamo, aggiungiamo una variante. La variante è quella di utilizzare l'uncinetto del 3,5, quindi non lavoreremo più con il 3 ma con il 3,5, in modo che il lavoro diventi un po' più morbido ma anche si allarghi un pochino la circonferenza. Allora, io qua ho finito facendo dei punti bassi e spostandomi diciamo, all'interno dell'archetto successivo, quindi ho fatto dei punti bassissimi su tutte le maglie di un archetto e mi sono spostata sull'archetto successivo. Inizierò invece da quello precedente per evitare che la doppia codina faccia crescere il volume del lavoro. Ho fatto il mio solito cappietto, come potete vedere, ho fatto un punto basso, 1, 2 e 3 catenelle. 2 catenelle servono per completare il punto alto, 1 catenella di separazione. Prendo la codina, la lavoro sotto il punto e faccio un punto alto, ancora una catenella e un punto alto. E così ho finito il mio primo archetto. Mi sposto nell'archetto successivo dove ho la codina dell'altro filo, quindi lo lavoro all'interno e faccio una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto, e così ho completato il mio secondo archetto. Vedete, è abbastanza sensibile la differenza, però si nota. Allora, proseguiamo, ne facciamo ancora un pochino insieme, poi vi farò vedere la chiusura del giro e l'inizio del giro successivo. Facciamo ancora un paio di archetti, sempre composti da un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Ci spostiamo nell'archetto successivo, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. E questo è il risultato. Vedete, rispetto alle righe dello stesso colore sotto, con l'uncinetto del 3,5, quindi con mezzo punto di differenza, il lavoro viene un po' più morbido ed è l'effetto che vogliamo ottenere. Ci spostiamo sempre all'interno del prossimo archetto dove facciamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto e abbiamo finito. A questo punto direi che io proseguo autonomamente e ci vediamo quando dovrò chiudere questo giro e iniziare il successivo, perché vorrei che voi aveste ben presenti tutti i passaggi di questa lavorazione. Eccoci arrivati alla fine del giro. Allora, alla fine del giro io faccio il mio ultimo ventaglietto, dopodiché entro nella terza catenella del primo ventaglietto che ho fatto, faccio una maglia bassissima e dopodiché rientro nello stesso punto, faccio un punto basso, 1, 2 e 3 catenelle e poi faccio una maglia alta. E così ho chiuso e iniziato il giro. Se dovessi invece chiudere il giro per cambiare colore, allora farei così, ve lo faccio vedere. Allora, faccio sempre la mia maglia bassissima, dopodiché con le maglie bassissime, sempre con le maglie bassissime, entrando nei punti, 2, 3, 4 e 5, mi porto al centro dell'altro archetto in modo da rinforzare un pochino diciamo, la tenuta del filo, e poi lavoro cominciando da questo archetto qua, perché vi dicevo
evito di fare sovrapporre le due codine per non creare spessore nel lavoro. Quindi semplicemente possiamo anche iniziare il lavoro del prossimo giro in questo modo, però io preferisco iniziarlo in quel modo lì, perché diciamo è più, per me è più pulito. Infatti, come vedete, non si vedono gli inizi del lavoro. Allora, rifacciamo, così vi faccio rivedere. Quindi entro nella seconda catenella e faccio una maglia bassissima, poi faccio una maglia bassa, una, due e tre catenelle, poi faccio un punto alto, una catenella e un punto alto e ricomincio esattamente come nei giri precedenti, quindi entrando all'interno dello spazio tra i due archetti, qua ha preso il filo marrone e non deve, eccolo qua, lo spostiamo, ok, facciamo 2 e 3 e abbiamo ricominciato. Come vedete, rispetto ai giri precedenti che vediamo nel colore più chiaro, lo vediamo più chiaramente, con l'uncinetto del 3,5 il lavoro viene un po' più largo, quindi di conseguenza allarga anche il pezzo. A questo punto non ci resta che fare una cosa e adesso la vedremo. Poi la lunghezza della gonna dipenderà un po' dal vostro gusto, da quanto filato avete, da quanta voglia avete di continuare a lavorare, eccetera eccetera. Quello che invece dobbiamo fare sarà rifinire la parte superiore, quindi io adesso finisco questa riga di questo colore, dopodiché vi faccio vedere la rifinitura del pezzo superiore. Ci vediamo dopo. E anche queste 3 righe sono terminate. Adesso non ci resta che continuare a lavorare fino alla lunghezza desiderata. Potrebbe diciamo sorgere la necessità di allargare ancora un po' il pezzo. Allora quello che vi consiglio di fare è di aggiungere delle catenelle tra un archetto e l'altro, però di non fare un lavoro diciamo su tutti gli archetti nello stesso momento, ma lavorare per 3 righe di motivi. Quindi nelle prime 3 righe di motivi fare 2 archetti senza catenelle e un archetto con le catenelle, nelle seconde 3 righe di motivi fare 2 archetti con le catenelle e un archetto senza catenelle, per poi arrivare alla terza riga di motivi e fare le catenelle a ogni archetto. Quindi in questo modo avete un allargamento graduale del pezzo, però poi alla fine vi faccio vedere perché nell'altro pezzo questo passaggio l'ho già fatto. Adesso quello che mi preme farvi vedere è la rifinitura della parte del corpetto. Quindi torniamo all'uncinetto numero 3, vedete? Torniamo all'uncinetto numero 3, prendiamo il filo, facciamo il nostro solito cappietto ed entriamo nell'angolino di congiunzione tra la piastrella e la lavorazione e facciamo delle maglie basse spostandoci in modo da far venire un lavoro dritto, regolare, non troppo fitto, quindi non troppo tirato e non troppo sventagliato. Qua è facile perché seguiamo i punti. Ok, e siamo arrivati alla riga dritta, quindi in ogni punto alto faremo 2 punti bassi, così come abbiamo fatto nella parte inferiore con i punti alti, però in questo caso facciamo 2 punti bassi. Facciamo 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e ups. E questo è il risultato del lavoro. Vediamo se riesco a spostare un pochino la webcam così si vede meglio. Ecco, così si vede meglio. Vedete? Quindi per ogni punto alto facciamo 2 punti bassi, per ogni punto alto orizzontale facciamo 2 punti bassi in verticale. E così proseguiamo fino ad arrivare alla coppa.
quindi abbiamo sempre 2 punti bassi e arriviamo all'ultimo punto alto e ci spostiamo sulla coppa. Sulla coppa abbiamo gli archetti che avevamo fatto prima, vi ricordate? E allora facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Nell'archetto successivo facciamo un punto basso, ci spostiamo ancora nell'archetto successivo e rifacciamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, poi ci spostiamo ancora e facciamo una maglia bassa, poi ci spostiamo ancora e facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e una maglia bassa. Vedete, quindi alterniamo 5 maglie alte in un archetto e nell'archetto successivo invece facciamo una maglia bassa fino ad arrivare al centro della coppa, dove andremo a vedere come fare la lavorazione. Poi io sospendo un attimo e ci rivediamo poi nel momento in cui andrò a lavorare sulla giuntura delle 2 coppe. Quattro e 5, ci siamo quasi, qua vedete io lavoro l'ultimo archetto di 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa nell'archetto successivo, nell'archetto centrale faccio 1, 2 e 3 maglie basse. Deve rimanere il buchino perché poi ci devo fare passare il cordino per legarlo al collo. Qua facciamo una maglia bassa e ricominciamo. 2, 3, 4 e 5. Rifacciamo. Ecco, io adesso vado avanti un po' e dopodiché ci rivediamo quando sono arrivata al centro. Allora, questa è la coppa, il contorno della coppa, vedete? Questo ho contornato tutta la coppa e a questo punto sono arrivata al punto di congiunzione. Ho finito con una maglia bassa nell'ultimo archetto, dopodiché nell'archetto centrale, questo qua, vedete, questo di congiunzione, vado a fare una maglia alta, poi mi sposto sull'archetto di fianco corrispondente a quello che ho appena finito e faccio una maglia bassa, vedete, quindi ho una maglia. Allora, aspettate un attimo perché questo qua devo mettermi in questo archetto qua, faccio una maglia bassa e dopodiché ricomincio con le 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Praticamente adesso da questa parte faccio esattamente quello che ho fatto dall'altra parte, quindi ci ritroviamo nella stessa situazione. Io adesso finisco tutto il giro e dopodiché vediamo il risultato finale. Ecco qua, io ho finito la rifinitura. Come vedete la differenza tra un lavoro rifinito e un lavoro diciamo, vedete, ancora da rifinire è abbastanza evidente, per cui vale la pena sempre soffermarsi sui dettagli e far sì che insomma il lavoro venga pulito, bello e gradevole da vedere. Vedete, questa qua è la parte finita. Allora, io ho preso quest'altro pezzo semplicemente per farvi vedere quello che vi dicevo. Vedete che qui, in questa fila di ventaglietti, tra un ventaglietto e l'altro c'è una catenella. Quello che ho fatto per arrivare qua è stato, in questa fila qua ho fatto 2 ventaglietti senza catenella di separazione e un ventaglietto con la catenella di separazione. In questa diciamo sequenza qui ho fatto 2 ventaglietti con la catenella di separazione e una senza la catenella di separazione, per poi arrivare a questo qui, a quest'ultimo
a quest'ultima sequenza in cui ho fatto una catenella di separazione tra tutti i ventaglietti. Come vedete la trasparenza del lavoro non è aumentata in maniera significativa, quindi non è diventato un lavoro totalmente trasparente, sicuramente si è allargato un pochino, però come vi dicevo potete supplire facendo, anziché fare 3 punti alti e 2 catenelle, facendo 5 punti alti in ogni archetto nella fascia, diciamo, che volete coprire maggiormente, che tendenzialmente è quella dei fianchi dell'inguine. Potete comunque decidere di lavorare come volete. Come vedete il lavoro con l'uncinetto più largo rimane più morbido rispetto all'inizio, come potete ben vedere, e questa è l'altra variante di colore che spero di finire quanto prima. Allora, per quanto riguarda questo, io farò un top, per cui lo vedrete sotto forma di top, e probabilmente utilizzerò questo per fare poi le foto di presentazione e le miniature per la presentazione del video, perché questo qua diciamo che ancora la lavorazione è lunga e ci tengo a pubblicare il tutorial. Questo qua lo vedrete finito come un vestitino, quindi poi eventualmente vi farò sapere nel dettaglio la quantità di filato che ho utilizzato per realizzare. L'ultimo passaggio che ci rimane da vedere è come fare le catenelle per poi allacciarlo al collo, quindi i laccetti che poi si fanno al collo. Adesso ve ne faccio vedere una, l'altra poi si farà nello stesso modo, e sempre con lo stesso procedimento, quindi mettendo il filo in doppio, si farà la catenella anche per realizzare la chiusura che poi verrà incrociata sul retro, quindi quella che serve poi per chiudere qua, e che vi faccio vedere, scusate, nell'altro pezzo. Vedete, così è come viene la chiusura intrecciata con la catenella. Quindi adesso prendiamo il filo, lo teniamo un po' lungo, lo mettiamo in doppio e lo facciamo entrare in questo spazio, così lo infiliamo con l'uncinetto. Io sto usando naturalmente il 3,5 perché appunto il filato è messo in doppio. Faccio una catenella e dopodiché, scusate, un punto basso, e dopodiché rientro e faccio un altro punto basso. Da questo momento in poi comincio a lavorare le mie catenelle. Allora, io ne ho fatte 90 per l'altro pezzo, ne farò 90 anche qua, contatele perché i lacci, quelli di chiusura al collo, dovranno essere della stessa lunghezza, mentre per quanto riguarda il retro fatelo semplicemente sufficientemente lungo perché possa poi essere intrecciato nei vari spazi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29, ecco qua, 29, 29 e 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50. Ecco, così viene il cordino che poi serve per restringerlo al collo. Io adesso farò 90 catenelle, come vi dicevo, come ho fatto dall'altra parte. Non vi faccio vedere tutto il procedimento perché si tratta appunto di fare una catenella. Per quanto riguarda invece il pezzo dietro, ho fatto 200 catenelle in modo che venisse sufficientemente lungo per poi poterlo intrecciare. Detto questo, vedete il risultato è così, credo che si veda, viene grossino, quindi comunque diciamo ha una certa consistenza. Lo legate al collo e appunto va fatto da entrambe le parti. Nell'altro punto, nell'altra coppa rientrate esattamente nello stesso punto e fate lo stesso procedimento che vi ho fatto vedere. Detto questo, come vi dicevo, il progetto è praticamente terminato. Non ci resta che allungarlo quanto ci piace, allargarlo eventualmente quanto ci piace secondo le indicazioni che vi ho dato, e poi indossarlo sperando che riusciate a indossarlo prima che il tempo peggiori e quindi si entri nell'autunno. Con questo io vi ringrazio di aver seguito il mio tutorial, spero che vi sia piaciuto, spero che vi dia lo spunto per fare un capo bello da tenere nel guardaroba. Spero che abbiate la voglia di tornare sul canale, e quindi in questo caso vi invito a iscrivervi e a attivare la campanella in modo che possiate non perdere tutti gli altri aggiornamenti.
Se avete delle domande, dubbi, perplessità o semplicemente volete dire la vostra su questo progetto, vi invito a lasciare un commento nel box dei commenti oppure a guardare nell'info box per le informazioni relative a come contattarmi sulla pagina Facebook o sul gruppo correlato alla pagina. Vi ringrazio ancora per avermi seguito fin qua, spero che appunto possiate divertirvi realizzando questo progetto, che peraltro è velocissimo da fare. Pensate che in 4 giorni ne ho realizzato uno quasi completo e questo qua, quindi comunque diciamo è abbastanza veloce da lavorare, e considerate appunto che io comunque non lavoro tutto il giorno perché ho anche due bimbe piccole. Vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima, arrivederci.